Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del quarto episodio di WandaVision. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio inizia diversamente dai tre precedenti. Capiamo da subito infatti che si concentrerà su una prospettiva diversa, ossia quella di Monica e del mondo esterno alla realtà di Wanda. Veniamo infatti catapultati nel bel mezzo del ritorno di tutte le persone che erano state blippate. Molto astutamente ci viene così ricordato che gli eventi di questa serie sono cronologicamente dopo Endgame e prima di Spider-Man Far From Home. Quando vediamo Monica riassembrarsi è come se potessimo sentire la sua coscienza rimettersi insieme. Udiamo infatti la voce di Carol Danvers nello stesso dialogo che aveva avuto con Maria riguardo all'unirsi a lei durante il film Capitan Marvel. Vi ricordo infatti come Monica sia niente di meno che Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau, la migliore amica di Carol Danvers, e che vediamo appunto in Capitan Marvel da bambina. Vediamo infatti il tutto con gli occhi di Monica, che un secondo prima è a fianco a sua madre che sta per essere dimessa e un secondo dopo viene a scoprire drammaticamente che la madre è morta di cancro ben 3 anni prima. La scelta di far vedere un momento post-blip è molto interessante, in quanto non è ancora stata particolarmente approfondita precedentemente, e risponde a qualche domanda come: le persone scomparse sono riapparse nello stesso punto? Devo dire che vedrei volentieri una miniserie su tutte le conseguenze che ci sono state, e ho come la sensazione che la fase 4 partirà proprio da ciò, mostrando magari il post-schiocco, il post-blip su altri mondi, possibilmente con il quarto capitolo di Thor e il terzo di Guardiani della Galassia, finché non arriveranno nuove grandi problematiche, minacce. Spererei in Galactus, ma mi sa che per quello dovremo ancora aspettare un po'. Dopo la scioccante notizia passiamo alla base SWORD, dove vediamo degli schermi che proiettano servizi di telegiornale e possiamo notare che uno di questi è il WHIH World News, il network televisivo che esiste nella narrazione MCU che copre tutte le notizie che accadono e compare spesso nei prodotti MCU come in Civil War, in Ant-Man, ma anche in Agent of S.H.I.E.L.D., tutte le serie Netflix e Marvel e persino in Humans e Runaways. Tra l'altro, se non lo sapeste, questo telegiornale fittizio è stato trasformato anche in una web series presente proprio su YouTube, fatta quindi a mo' di telegiornale che spiega alcuni avvenimenti dell'MCU, come l'attacco a Sokovia e lo scontro in Civil War. Inoltre, una delle giornaliste è Christine Everhart, che ha fatto la sua prima apparizione nel primo Iron Man. Comunque mi fa un sacco ridere che ci sia scritto che il Papa parlerà al mondo riguardo al ritorno dei blippati, proprio Papa Canon nell'MCU. Veniamo così a scoprire che Monica ha seguito le orme della madre e lavora per SWORD, il quale è proprio stato creato da Maria. Quindi Maria è un po' la Peggy dello SWORD, ha incontrato un capitano che l'ha ispirata e ha creato un'agenzia dell'intelligence. Incontra poi Tyler Hayward che la chiama Captain. Ricordo infatti che nei fumetti è stata anche una versione di Capitan Marvel. Hayward è il direttore provvisorio dello SWORD e ha lo stesso cognome di Brian Hayward, un agente dell'Hydra che compare nella prima stagione di Agent of S.H.I.E.L.D. Potrebbe essere una coincidenza oppure potrebbe essere un monito, visto che Hydra è stata nominata più volte negli scorsi episodi, che non dobbiamo fidarci di questo Tyler. Ci viene poi ricordato che il nickname di Maria era Photon, uno dei nomi da supereroina che Monica ha nei fumetti. Potrebbe quindi essere un presagio del futuro di Monica. Infatti, una teoria è che dopo essere stata colpita dai poteri di Wanda e aver attraversato il campo magnetico, Monica abbia acquisito dei poteri. Ricordo infatti che Monica comparirà anche nel secondo Capitan Marvel insieme a Carol e Miss Marvel. Avrebbe senso quindi che anche lei acquisisca qualche tipo di potere per allora. Veniamo poi a scoprire che sono passate 3 settimane dal blip e che negli ultimi anni SWORD si è concentrato di più sulla costruzione di robot, intelligenze artificiali, nanotecnologie che sulla vita all'infuori del nostro pianeta, tanto da cambiare il nome dell'associazione da appunto Sentient World a Sentient Weapon. Tra l'altro le nanotecnologie sono la tecnologia che usa Iron Man per le sue ultime armature, ed essendoci in programmazione una serie Disney Plus basata sul fumetto Armor Wars, nella quale la tecnologia di Tony viene presa dalle mani del nemico, potrebbe essere un primo avvertimento di ciò. Vediamo anche che stanno creando un qualcosa. È una scena molto breve però, non si riescono a capire molti dettagli significativi. Alcuni ipotizzano però che possano essere le sentinelle, precedentemente viste in X-Men Giorni di un futuro passato e che nei fumetti hanno il compito di annientare i mutanti. Visti i diversi collegamenti della serie con House of M, questa teoria potrebbe essere interessante. Tyler manda poi Monica ad aiutare nell'investigazione dell'FBI di una persona scomparsa nel New Jersey. Incontra così Jimmy Who, l'agente FBI che ricordo appare in Ant-Man come l'agente che deve tenere sotto controllo Scott agli arresti domiciliari. Durante quel periodo Scott si diletta in tante attività diverse, se rivedete quella scena ricorda un po' tutti noi in quarantena, tra cui giochi di magia con le carte. E qui Jimmy si introduce facendo un trucco con il suo bigliettino da visita. Un piccolo dettaglio che si ricollega quindi a Ant-Man ed è anche per questo che si ama la Marvel, questi piccoli accorgimenti che per i fan più appassionati sono come delle ricompense, ma non sono fondamentali per gli spettatori più sporadici. Veniamo poi a scoprire che la persona scomparsa è nel programma Protezione Testimoni, è un uomo e che i suoi familiari non hanno mai sentito parlare di lui.
Anche la polizia locale sembra aver avuto il lavaggio del cervello perché affermano che Westview non esiste e che loro vengono da Eastview. Quindi sembrerebbe o che Wanda riesca a controllare sia all'interno che all'esterno del campo magnetico, oppure che ci sia una forza maggiore che controlla che anche chi è fuori non possa dare informazioni su Westview. E aver scelto il nome Eastview non sembra casuale, in quanto nel primo episodio Agnes si introduce a Wanda dicendo di essere la sua vicina alla sua destra, e est è il punto cardinale che sta a destra. Che sia quindi Agnes a controllare le persone fuori? Vediamo poi che Monica fa volare un mini elicottero dentro Westview, che è proprio quello visto nel secondo episodio, al quale Wanda ha fatto un makeover di colori, appunto rosso e oro, e di stile, più simile a quello dell'epoca di riferimento. Vengono quindi a scoprire del campo magnetico e Monica viene risucchiata dentro. Nel giro di 24 ore si viene poi a creare una base SWORD intorno a Westview e ritroviamo Darcy Lewis. Darcy! Vi ricordo infatti che Darcy è stata introdotta nel primo Thor come l'amica di Jane, l'assistente simpatica che non sapeva pronunciare Mjolnir. Mjolnir? What's Mjolnir? Tra l'altro lo sapevate che il ruolo di Darcy nel primo film di Thor doveva avere solo 2 battute, ma l'amicizia chimica tra Kat e Natalie ha convinto gli autori a darle più spazio? Direi che ha avuto un grosso upgrade comunque, se da spalla è diventata ben dottoressa Lewis astrofisica. Questo sì che è uno sviluppo del personaggio. Darcy rivela una grossa quantità di CMBR, ossia radiazioni di fondo cosmico e residui del Big Bang. E anche una frequenza di trasmissione. Connette quindi un dispositivo che è targato Lexington, che potrebbe essere quindi un riferimento a Alexander Lexington, un mutante che ha lavorato per il programma Sentinelle Squad e che ha perso i poteri dopo la decimazione di Scarlet in House of M, e inizia a vedere ciò che accade all'interno di Westview. Ma perché e come fa Wanda a trasmettere la sua sitcom con residui del Big Bang? Perché i suoi poteri derivano dalla gemma della mente e, come Wong spiega in Infinity War, le gemme dell'infinito sono state create durante il Big Bang. Vediamo poi la persona che è uscita dal tombino nel secondo episodio e ci viene quindi confermato essere un agente SWORD di nome Franklin. Franklin? Che potrebbe essere un omaggio a Franklin Richard, ossia il figlio di Susan e Reed, ma anche Franklin Nelson, il miglior amico di Daredevil. O niente di tutto ciò, visto che Franklin è il suo cognome. Comunque ci viene così confermata la teoria secondo la quale renderlo un apicoltore era stato il modo di Wanda, o chi che sia, di razionalizzare la presenza di una persona con una tuta protettiva. Dopo che passa il campo magnetico, vediamo che il filo a cui era collegato si spezza, e non sappiamo più nulla su di lui. Cosa pensate gli sia successo? Lo ritroveremo nei prossimi episodi? Vediamo poi che Darcy è riuscita a collegarsi alla trasmissione e assieme a Jimmy sono esattamente come noi che guardiamo la serie e cerchiamo di capirci qualcosa. E ci viene ufficialmente confermato che è Darcy quella alla fine del primo episodio. Iniziano poi a identificare le persone dentro Westview, ci viene quindi confermato che ci sono delle persone reali intrappolate al suo interno e vediamo che riescono a rintracciare quasi tutti. E grazie al lavoro di alcuni fan molto attenti che chiaramente non soffrono di miopia come la sottoscritta, possiamo leggere la scheda su Norm che dice: Abhilash si mostra preoccupato per sua madre e sua sorella, questa informazione è stata ottenuta quando Visione l'ha risvegliato. Wanda sta controllando un'intera città? La sicurezza fisica delle persone è ora in discussione. Quando Visione lo libera, Abhilash torna a essere Norm. Capiamo quindi che effettivamente ci sono delle scene che a noi spettatori non sono state mostrate, sono però sicuramente delle informazioni interessanti. Quasi tutti vengono identificati tranne Agnes e Dottie, che non compare nemmeno sulla lavagna. Sembrerebbe sempre più plausibile quindi che quei due personaggi abbiano qualcosa da nascondere, che sia Mephisto, Incubo o altro. Fatemi sapere voi quali sono le vostre teorie. Inoltre, essendo tutto iniziato da una persona scomparsa, chi pensate possa essere? Molti ipotizzano sia Ralph, il cosiddetto marito di Agnes che continua a menzionare ma che non appare mai. E ad avvalorare ciò ricordo come Agnes lo avesse proposto come volontario da far sparire nel numero di magia di WandaVision e che nello scorso episodio ha detto che sta meglio al buio. Tutto molto sospettoso. Compare anche Jimmy che fa brainstorming e segna sulla lavagna le cose che ancora non si sanno ed è bellissimo come siano esattamente le stesse cose che noi fan ci siamo chiesti guardando gli episodi. Direi che Marvel conosce bene i suoi polli. Quindi perché le forme esagonali? Che tra l'altro nei fumetti Scarlet manifesta i suoi poteri chiamandoli X, quindi esagoni. E ancora perché le sitcom, stesso tempo e spazio, visione vivo. Inoltre a fianco possiamo anche leggere che Jimmy sta teorizzando ci possono essere gli Skrulls dietro tutto ciò. Sappiamo infatti che hanno già rimpiazzato delle persone come Nick Fury e che probabilmente giocheranno un ruolo importante per la futura serie Secret Invasion. Anche se personalmente non penso c'entrino qualcosa in questo caso, ma è un easter egg interessante anche solo per ricordarci della loro esistenza. Darcy poi vede Monica per la prima volta e possiamo notare che compare in una scena che noi non abbiamo visto. Ci sono quindi delle parti che noi non vediamo e, come visto successivamente nell'episodio, delle parti che gli agenti dello SWORD e tutti gli esterni non vedono. Ci viene anche confermato che la voce che chiamava Wanda dalla radio è Jimmy.
I due poi continuano a guardare la serie, ancora Marvel meta che rappresenta i suoi fan, e ho visto molte persone che iniziano a shippare i due dopo questa scena. Voi cosa ne pensate? Io li vedo più come migliori amici, stile compagni di avventura, ad essere sincera, però vedremo. Notano poi che Monica ha menzionato Ultron e vediamo effettivamente cos'era successo tra lei e Wanda, ossia che Wanda le ha lanciato contro un'onda energetica, facendole oltrepassare il campo magnetico. Possiamo poi notare due cose interessanti. Wanda sembra sconvolta per quello che ha fatto, come quindi se non si rendesse conto di ciò che fa o che non abbia totale controllo, quindi torna appunto la teoria che sia in qualche modo controllata da qualcun altro, ma anche come il tempo funziona in modo diverso lì. Infatti la scena tra Monica e Wanda accade di giorno, mentre quando viene scaraventata fuori è piena notte, e le stesse tempistiche sono molto incerte. Tra l'altro è molto interessante come, nonostante sia uscita da quella realtà, i vestiti di Monica siano rimasti quelli degli anni 70, così come il filo che collegava l'agente Sword. Questo potrebbe significare che quando il campo magnetico verrà distrutto, le cose al suo interno potrebbero non scomparire, quindi sia i suoi figli sia Visione, ma tutto può ancora cambiare. Vediamo poi Wanda che rimette insieme i muri e poi eccola la scena inquietantissima dell'episodio, mancava in effetti. Peggio di quei video jumpscare che andavano di moda nel 2008, vediamo Visione come è apparso da morto in Infinity War. C'è effettivamente una teoria che vuole che Wanda sia venuta in possesso del corpo di Visione e che lo stia usando come un burattino, muovendo quindi la sua salma per poter immaginare tutto quello che noi stiamo vedendo. Mio Dio! E in effetti durante un'intervista Paul Bettany ha rivelato che inizialmente doveva esserci una scena post-credit in Endgame nella quale Wanda ruba il corpo di Visione. È una teoria davvero molto macabra e horror, che non mi sarei mai immaginata Disney e Marvel avrebbero scelto. Non ne sono infatti ancora sicura per la verità, ma potrebbe anche essere un modo per instaurare il filone horror che sappiamo sarà quello principale del secondo Doctor Strange. Questa teoria non sembra però essere coerente con i comportamenti che abbiamo visto finora di Visione, il quale sempre più inizia a interrogarsi su quello che accade. È come il gatto di Schrödinger, fuori è morto e in questa realtà però è vivo. Quindi sembrerebbe più probabile che, visto che la gemma della mente era semplicemente la sua fonte di energia, Wanda alimenti Visione grazie ai propri poteri che derivano proprio dalla gemma e la coscienza di Visione sia ancora dentro il suo corpo, e che quindi Wanda l'abbia semplicemente visto così in quanto in quel momento, dopo essersi ricordato della morte di Pietro, gli è tornata in mente anche la sua morte. Questo momento di realizzazione potrebbe quindi portare Wanda ad agire in maniera ancora più catastrofica per cercare di portare effettivamente in vita Visione. Ricordiamo infatti come Visione sia un androide con degli schemi cerebrali costruiti, quindi potrebbe essere possibile per Wanda riportarla indietro in qualche modo. Al contrario, potrebbe voler fare lo stesso col fratello Pietro, ma non riuscendo a ricreare la sua anima potrebbe finire per far tornare un Pietro di un'altra realtà, ossia quella degli X-Men. Wanda poi dice a Visione che non possono andare dove vogliono, perché quella è casa loro. Potrebbe semplicemente riferirsi al fatto che si sono trasferiti lì e hanno fatto così tanta fatica per ambientarsi che ora quella è casa loro e rimarranno lì. Oppure potrebbe essere un indizio al fatto che non sia stata scelta a caso la cittadina di Westview, ma che ci sia una ragione specifica perché debbano essere lì. L'episodio si conclude poi con Monica che avvisa gli agenti che è tutta opera di Wanda, visto che fino a quel momento credevano fosse manipolata da qualcuno, cosa che effettivamente potrebbe ancora essere. Infatti credo che questa sua frase sia un modo subdolo per depistarci nel credere che sia davvero tutto frutto di Wanda solamente, anche perché abbiamo appunto visto come Wanda non è sempre totalmente in controllo di ciò che succede, e a meno che non avesse continui crolli mentali ciò non si spiegherebbe. In sottofondo possiamo poi sentire la canzone Voodoo Child di Jimi Hendrix. Potrebbe quindi essere un riferimento a come Wanda stia effettivamente controllando Visione come una marionetta o in questo caso una bambola voodoo, oppure potrebbe essere un riferimento a come Wanda sia controllata. Non c'è una scena dopo, vero? Perché non c'è mai una scena dopo, vero? E si conclude così il quarto episodio di WandaVision. Devo dire veramente quella scena con Visione non me l'aspettavo per niente, è stato peggio di un jumpscare. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate riguardo a Visione, quali sono le vostre teorie, chi pensate che sia la persona scomparsa misteriosa del momento e anche tutte le vostre opinioni riguardo alla serie, come si sta svolgendo, se avete trovato altri easter eggs. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciatemi nei commenti tutte le vostre teorie, iscrivetevi al canale così non vi perderete nessun video o commento dei prossimi episodi e ci vediamo presto. Ciao! I need immediate analysis. Now, people.